La crisi sanitaria che stiamo attraversando e la crisi economica che abbiamo di fronte si intrecciano ad altre crisi che sono da tempo al centro del dibattito internazionale. La crisi ambientale, la crisi climatica, la crisi sociale legata alle crescenti diseguaglianze. È chiaro che di fronte a noi si apre una fase in cui da un lato dovranno essere trovate delle risposte contingenti, dall'altra parte però è una consapevolezza sempre più diffusa che tutte queste crisi devono trovare una risposta e devono trovare una risposta integrata. Da questo punto di vista l'enucleazione dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU si rivelano estremamente attuali. Non dimentichiamoci che uno di questi si riferisce proprio alla salute, al diritto alla salute per tutti. Pensavamo che fosse rivolto ai paesi più poveri, invece abbiamo scoperto che anche i paesi ricchi hanno delle fragilità molto forti da questo punto di vista. Si tratta quindi di impostare nuove strategie di sviluppo, recuperando e dando nuova forza a concetti già noti. Da tempo si parla di transizione, da un modello di globalizzazione che privilegia la concentrazione di attività e ricchezza in pochi poli a scapito dei territori, ad un altro modello che valorizzi invece la specificità dei territori. Tutti questi temi oggi li abbiamo di fronte e dobbiamo portarli avanti con politiche adeguate. Io credo che sia molto importante che ogni paese faccia poi riferimento alle sue risorse territoriali, alle sue potenzialità intrinseche. Il nostro paese ha delle grandi potenzialità che finora sono state poco sfruttate. Io credo che ci sia bisogno oggi di un'attenzione rinnovata al tema, per esempio, delle aree interne, per le quali è stata elaborata una strategia fino ad oggi completamente sganciata da quella dello sviluppo complessivo del paese. Abbiamo invece scoperto in questa circostanza che le aree interne hanno una capacità di resilienza rispetto, ad esempio, a questo contagio molto maggiore delle aree urbane e quindi le loro debolezze, che sono dovute appunto alla distanza, alla difficoltà di accessibilità, devono diventare un tema di riflessione proprio perché queste distanze si accorcino, utilizzando allo scopo anche lo sviluppo tecnologico che finora avevamo pensato, come dire, al servizio soltanto della competitività delle aree urbane. Questo tema delle aree interne è in qualche modo una declinazione di un concetto più ampio con cui credo saremo chiamati a fare i conti, e cioè il recupero di una dimensione di prossimità nell'organizzazione dei servizi, del welfare, delle attività, della produzione. Penso che l'esperienza che stiamo vivendo ci sta appunto dimostrando quando sia importante poter contare su un territorio di riferimento e quanto invece sia relativamente meno importante la dimensione del nomadismo a cui eravamo abituati e che può essere più facilmente surrogata con i sistemi di telecomunicazione. Un risvolto riguarderà anche proprio l'organizzazione urbana, rimette al centro dell'attenzione l'organizzazione dei servizi, lo spazio pubblico come matrice della rigenerazione, anche in chiave climatica, degli insediamenti. Penso che questa sia una grande sfida anche per la pianificazione urbanistica, che mai come adesso deve ritrovare le sue motivazioni profonde come un'occasione per definire strategie di sviluppo sostenibile.